Bizet ha avuto sicuramente l'enorme talento di trovare non solo la grandissima ispirazione nelle melodie, quelle che tutti conosciamo, anche tutti coloro che non sono mai andati in teatro, tutti conoscono la Carmen, una parte o l'altra la conoscono tutti. Quindi non solo questa ispirazione, ma anche l'uso dell'orchestra, l'orchestrazione che è davvero molto raffinata, e anche l'interesse che lui ha avuto dall'inizio in un libretto molto particolare all'epoca, che è stato veramente quasi uno scandalo. È stato proprio il proprio teatro, il teatro lirico, dove si rappresentava l'opera comique, non voleva rappresentarlo perché era un tema, il fatto che fosse assassinata la solista alla fine dell'opera era quasi un tabù, e nessuno pensava che si potesse seguire in quel teatro lì. Invece lui ha tenuto la sua idea fino in fondo, e quindi è nata un'opera che non solo ha finito con quel tipo di opera, l'opera comique, che è finito praticamente con la Carmen, ma ha aperto la porta a un nuovo stile, a un nuovo mondo. Quindi da tanti punti di vista è una partitura essenziale nel repertorio lirico. Secondo me ogni partitura va presa sempre come se fosse la prima volta, come se fosse veramente la prima mondiale, come se non la conoscesse, come se non l'avesse mai diretta, mai studiata, perché l'unico modo di renderla interessante è renderla interessante in questo momento. Conoscerla proprio adesso e farla con i cantanti, con l'orchestra, col coro, con la messa in scena, che la facciamo proprio qui e adesso, perché questo in definitiva è l'essenza della musica. La viviamo qui ed adesso, in teatro, la possiamo registrare, possiamo vederla in streaming, che è una grande gioia per tutti poter averla a casa come adesso possiamo ascoltare, ma va vissuta nel momento, e quindi quel momento lo dobbiamo sempre accogliere come una grande novità e come una grande festa, un'opportunità per scoprire tante cose della partitura. Onestamente penso che quel mondo esotico per i francesi dell'epoca, pensiamo che pur essendo la Spagna molto vicina alla Francia, era un mondo molto lontano per loro, per la loro cultura, e soprattutto nell'Ottocento, quando l'esotismo nell'arte, nella musica, nella letteratura, addirittura nell'architettura è diventato una moda molto, molto importante. Quindi pensiamo che Bizet ha scritto le sue opere, le 6 opere che possiamo ascoltare di Bizet oggi, che sono tutte finite, abbiamo tutte le partiture, tutte queste 6 opere si svolgono in paesi esotici, nell'Egitto, nel Sri Lanka, nella Scozia, nella Spagna del primo Ottocento. Quindi va vista questa Spagna come un mondo esotico, ma un mondo esotico che lui ha studiato molto bene. È fatto veramente una musica non spagnolizzante, ma veramente con le essenze spagnole, anche se ha preso in prestito qualche musica, perché la famosissima Habanera non è scritta da Bizet. Il testo è di Bizet, ma la musica l'ha presa da una Habanera molto famosa all'epoca a Parigi, da un compositore spagnolo, si chiamava Sebastián Iradier. Quindi quella è una parte veramente spagnola, di un compositore spagnolo. Tutti i ruoli in Carmen sono importanti e anche di una grandissima esigenza vocale, interpretativa. Pensiamo anche che l'uso di un mezzosoprano per il ruolo principale come la Carmen è in qualche modo una certa novità. Naturalmente prima Rossini l'aveva usato anche tante volte, ma in un modo molto diverso. La scrittura rossiniana, quella del bel canto, è molto diversa di quella che richiede Bizet. Quindi tutti e 4 i ruoli richiedono una enorme esigenza ai solisti, sia la Carmen, il mezzosoprano, Don José il tenore, Micaela il soprano, e anche Scamillo il baritono. È sempre difficile scegliere un punto di questo gioiello che è tutta l'opera. Sicuramente, anche per una questione sentimentale, io sono flautista, ero flautista prima di dirigere, amo molto l'entr'acte del terzo atto, che inizia con un meraviglioso solo di flauto ed arpa. Sicuramente questo può essere il più importante per me. Secondo me è fondamentale che una tematica come quella che presenta la Carmen, la libertà della donna, anche una questione come il femminicidio che succede alla fine dell'opera, è importante che
si possa leggere oggi nei nostri giorni in tutti gli aspetti, in tutti i momenti nella nostra società, anche in teatro, e specialmente in un pezzo che è una colonna, è uno dei pezzi più importanti nel repertorio, ma che viene da una lettura fatta nel 1845, quando Mérimée scrive il suo romanzo, no? E poi lo riprende Bizet cambiando un po' anche la personalità dei protagonisti, ma viene nel 1875, quindi stiamo parlando di una lettura di un mondo che era molto diverso del nostro, ma che è importante che oggi abbiamo la possibilità di leggere anche quello con gli occhi di oggi, soprattutto per non permettere che succedano più. Siamo qui nel meraviglioso Teatro Regio di Parma per la nostra Carmen, che è nata in coproduzione con i teatri di Reggio Emilia. È una Carmen particolare, sicuramente non è una Carmen classica, fra virgolette, è una Carmen che è vista da un punto di vista molto specifico e molto particolare. Particolare fino a un certo punto, perché comunque io mi sono ispirata, diciamo, alla fonte del libretto, che è la Carmen di Mérimée. La Carmen di Mérimée è sostanzialmente una soggettiva di Don José, cioè è Don José che il giorno dopo verrà giustiziato e quindi la notte prima racconta allo scrittore, a Mérimée, la propria avventura, la propria storia d'amore con Carmen. Chiaramente il libretto e anche il personaggio di Don José si distingue, si differenzia per molti tratti da quello di Mérimée, però mi aveva molto colpito il fatto che la fonte originaria fosse un punto di vista, non fosse oggettiva, quindi in realtà nessuno sa realmente come fosse Carmen, se non attraverso il racconto di Don José. Di conseguenza ho pensato, anche per la tematica che tratta, perché di fatto si tratta di un femminicidio, e vista il tristissimo periodo storico in cui viviamo, in cui purtroppo questo fenomeno è quasi quotidiano, ho pensato che fosse stato interessante ambientare la vicenda in una prigione, cioè raccontare Don José come se il fatto fosse già avvenuto. Quindi Don José in prigione che ricorda quella che è stata la sua avventura d'amore, la sua storia con Carmen, e la ricorda dal suo punto di vista. Di conseguenza tutto come è così, il ricordo è sempre soggettivo, non può mai essere oggettivo, è ovvio, no? E quindi tutto quello che lui rivive, che ricorda, che sogna, le allucinazioni che può avere, è come se lui ogni giorno ripercorresse la sua storia alla ricerca di un senso, perché quello che cerca Don José per tutto il dramma è un riconoscimento che non ha di fatto, che non ha. E quindi ecco, mi sembra molto interessante indagare questo punto di vista specifico e quindi dare un taglio di un certo tipo alla mia regia di quest'opera. Io e il mio team abbiamo deciso di ambientare la storia negli anni 60, perché di fatto sono degli anni decisivi per quanto riguarda la storia della società italiana, e non solo italiana. Insomma, il 68 è stato un fenomeno scatenante in tutto il mondo, e per le donne gli anni 60 sono stati un primo momento di liberazione, un primo momento di ribellione anche alle regole e alle abitudini del patriarcato. C'è però ancora negli anni 60 una grossa dicotomia fra quella che è la donna liberata, la donna emancipata, e la donna casalinga, la donna fedele, la donna moglie, no? Perché la moglie è ancora vista, cioè sposati se ti vuoi fare una posizione, questo veniva detto alle donne. Per cui mi sembrava interessante collocare una figura eversiva come Carmen in un tipo di società come quello degli anni 60. Le scene sono di Andrea Belli,
che ha ricostruito una prigione che via via si sgretola durante il corso della storia, perché è come se è come una mise en abîme nella testa di Don José, per cui entriamo sempre più nella sua testa e quindi usciamo sempre più dalla realtà. I costumi sono di Valeria Donata Bettella e sono costumi che in parte richiamano gli anni 60 e in parte diventano iconici, perché alla fine nel ricordo di Don José i personaggi diventano quasi dei cliché, per cui Carmen è sempre in sottoveste, un po' la Anna Magnani, il torero è sempre un torero perché è come il maschio alfa nel suo immaginario, no? Il maschio dominante, cosa meglio di un torero, per cui nella sua testa probabilmente Escamillo sarà sempre vestito da torero e di conseguenza anche sui costumi è stato fatto un lavoro di questo tipo, più evocativo che realistico. I movimenti sono di Carlo Massari, che ha lavorato molto sulla danza contemporanea, quindi non vedremo veri e propri balletti, non vedremo balletti, vedremo piuttosto dei movimenti di scena che servono sempre a suggerire un clima o un'esperienza. Poi c'è la mia assistente Tecla Gucci, santa subito, perché ha seguito il progetto e tutte le fasi con un rigore estremo, riuscendo a organizzare tutto, video. I video sono di Francesco Corsi e anche i video sono tutti stati girati, alcuni sono di repertorio, molti sono materiali di repertorio, cioè abbiamo proprio cercato soltanto film mini amatoriali degli anni 60 e da lì, da questi archivi abbiamo fatto lui più che altro ha fatto una ricerca enorme di immagini, poi ora non voglio anticipare troppo, immagini che poi rivedremo durante lo spettacolo e poi ci sono stati dei pezzi girati interamente insieme. Su questi abbiamo fatto più una ricerca su quella che è stata la storia dell'arte femminista dagli anni 50 ad oggi e ci sono vari richiami a varie artiste e soprattutto anche a delle modalità, la scomposizione del volto, il lavoro sull'estetica che viene fatta dal movimento femminista nell'arte. Insomma è abbastanza composito, diciamo, c'ha poi vari strati, livelli di lettura, sicuramente sarà uno spettacolo discusso, su questo non ci sono dubbi. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, siamo molto convinti, penso che sia importante oggi parlare di tematiche come queste, soprattutto quando abbiamo l'occasione, la triste occasione anche di parlarne, di farlo fino in fondo e quindi per me come donna scegliere di raccontare il punto di vista di un assassino, di quello io ritengo un assassino e basta, non è né un amante tradito, né un amante lasciato, né un ex marito, no, è un assassino e credo che così si dovrebbero chiamare sempre gli uomini che uccidono le donne. Per concludere, le luci dello spettacolo sono state disegnate da Marcello Lumaca e le luci lavorano sempre in dialogo con quelli che sono i video e ovviamente con quella che è l'atmosfera generale della scena. Per cui insomma è stato fatto un lavoro di equipe, per me il lavoro non è mai soltanto mio, ma è il lavoro del mio gruppo, del mio team, per cui mi sembrava giusto che tutti fossero coinvolti. Questa non è la prima volta che interpreto Carmen, è la quarta e è sempre una prima volta, sembra una banalità da dire, ma con Carmen nello specifico è molto azzeccato perché è un personaggio di una complessità e anche di una contemporaneità, credo unica. Credo che non ci siano personaggi attuali come Carmen in altre opere, per cui ogni volta è scoprire per me una sfumatura, un lato di questo femminile. Mi ridà sempre qualcosa questo personaggio, ogni volta. Questa volta, più di altre, per me è stata veramente una grande sfida, perché rappresentare un personaggio così carnale e così ancorato alla terra, all'amore, al sangue, cioè a sentimenti molto forti e rappresentarlo in una maniera non concreta, perché Carmen in realtà non esiste in questa opera se non appunto come proiezione, come ossessione di una mente malata, di una mente assassina. Allora,
mantenere un'intensità di un personaggio del genere con un allestimento così particolare è stata veramente una grande sfida, però credo che il bello del teatro sia poi questo, no? Le sfide e riuscire a mettersi in gioco sempre anche spingendosi un po' al limite. Ci ho pensato molto su che cos'è una libertà così importante come è importante la libertà per Carmen, e credo che sia la libertà di essere quello che si è, ma in maniera autentica, cioè davvero a 360 gradi, e questo è sempre molto problematico perché ci pone sempre in scontro con l'altro, con l'alterità, con un compromesso sociale, con quello che gli altri si aspettano da noi, con quello che vorrebbero da noi. E in realtà questo coraggio non dipende da tutto quello che ci circonda. Una cosa che ammiro molto di Carmen e in cui io vorrei assomigliarle un po' è che il suo femminile, per esempio, non dipende dal riscontro che ha dagli uomini. Cioè molte donne, io stessa, magari mi sento più donna se ho un riscontro magari da un uomo, no? Mi piace un uomo, sono corrisposta, mi sento più donna. Per Carmen non è così, cioè il suo essere femminile è a prescindere da tutto, e questa è una libertà che ha dell'unico. Per un artista sentire questo legame con la realtà e dei temi importanti rende il lavoro pieno di un significato veramente incredibile. Senti di avere una responsabilità perché stai provando anche a raccontare qualcosa della realtà per fare, non lo so, per far pensare, per far magari cambiare qualche pensiero o indurre qualcuno a qualche riflessione un pochino più profonda o a sconvolgere qualcun altro, cioè a non far uscire da teatro le persone come sono entrate. E c'è una cosa che oltre all'atto in sé, Carmen viene ammazzata da un uomo e Carmen è una vittima al 100%, la grande attualità di questo personaggio è questa, secondo me. Il fatto che Carmen non viene mai considerata pienamente vittima, perché ha questo modo di essere non conforme a quello che è considerato buono e accettabile. E questo succede anche alle vittime di oggi, cioè una vittima è come se dovesse avere il patentino, no, della vittima. Sei vittima se però ti sei comportata bene, non ti sei messa la gonna corta, non sei uscita troppo tardi. Questo non deve più esistere, cioè le vittime sono vittime al 100%. Carmen può essere una donna anche, possiamo dire, emotivamente un pochino brutale, ma mai violenta, dice sempre la verità, ha detto subito a Don José lei chi era, per cui Don José sapeva. Questo è la contemporaneità di Carmen, cioè il suo essere vittima senza se e senza ma. Ho fatto 7 produzioni di Carmen. Il Don José è un personaggio molto conosciuto, molto fatto, è un personaggio che noi tenori sempre aspettiamo a farlo. Io ho aspettato fino ad avere 35 anni perché è un ruolo pesante per la voce, anche mentalmente devi essere preparato per essere un cattivo e rappresentare una parte della società che è molto, molto brutta. Allora, musicalmente l'ho studiato molto bene, ho avuto dei grandi coach e devo dire per la regia e per interpretare recitando questo personaggio poco a poco ho trovato un po' dall'esperienza un po' da sapere, essendo la mia famiglia dal nord di Spagna, proprio di Navarra, io so questo personaggio, lo conosco perché è l'uomo che siamo noi preparati per diventare. Allora, come società,
come uomo, come padre, per me è una lotta sempre di quello che si è fatto e quello che si deve fare. Intanto il personaggio di Don José, io non vengo a redimire nessuno, io vengo a rappresentare quello che non si fa, che sia dimostrato al mondo che non è una cosa normale, perché per noi un uomo che è facilmente agitato e che si colpisce con qualsiasi persona che lo fa arrabbiare, quello a un tempo non molto lontano era una cosa buona, è una cosa che i nostri genitori, gli zii, i nonni ci dicevano, sei un uomo forte. È questo che dobbiamo davvero trovare, insegnare alla gente, alla gioventù, e continuare con la musica, con la recitazione a evitare. Anche nella storia originale lui era già un assassino dall'inizio, quando per la prima volta che ho fatto Carmen si è fatta con tutti i recitativi e anche quelli parlati, e lui descrive in questa versione originale come lui ha ucciso uno con cui ha lottato e ha finito uccidendo questo ragazzo. Ma non è andato in prigione, invece lo mandano a essere soldato, perché così trova la disciplina. È quello che si faceva, è quella società che perdona agli uomini e alle donne, rimprovera tutto. Allora siamo in carcere dall'inizio, la colpa c'è, si sa che ha ucciso non si sa chi, ma è lì a lamentarsi, è lì a cercare, non so, rivivere questa scena una volta e altra. È molto difficile, è molto tesa questa produzione per me, devo essere sempre in scena, stare in scena, devo concentrarmi molto sulla voce, sulla recitazione, devo dire che è una sfida proprio forte per me. Sempre a recitare tu ti giri di quello che ti fa l'altro personaggio, tu cominci a un gioco di tennis, sai, ti lanciano la palla e tu lanci ancora. Qua è come se io mi guardassi nello specchio costantemente, a volte lei non può fare tanti movimenti e io devo, o a volte non c'è nemmeno in scena con me, io devo immaginarmela lì con me. È un allestimento difficile, come dicevo, ma trovo con Martina, che è una bravissima artista, una bravissima cantante, che nei momenti che ci siamo in scena si troverà questa tensione, questa forza che solo Carmen e Don José possono avere. Mi sento molto grato di essere qui a Parma, uno dei teatri più importanti del mondo, di una tradizione eccezionale, di un pubblico famoso per la sua conoscenza della lirica, pertanto mi sento molto felice. E anche di collaborare con questa orchestra, la Toscanini, con il maestro Jordi Bernasser, con Silvia Paoli. Ho cresciuto come artista e come persona a lavorare con gente così brava. Opera Streaming. In the heart of opera.